Buongiorno ragazzi, qui dalla spiaggia di Nikiti. Buongiorno. Hai dormito bene? Benissimo. C'era una pace, Una pace con questo mare qui accanto senza onde, perché è un mare chiuso fra le due penisole e non si muove veramente un'onda. Niente, zero. Una pace, un piattume, una tranquillità veramente impressionante. Stamani è una lastra di vetro, bellissimo, il mare in Grecia è bellissimo. E c'è tranquillità, c'è silenzio anche a bordo di questa strada, che è una delle strade principali qui del paesino, però di notte non è passato praticamente nessuno. Come potete osservare è effettivamente una lastra, sembra una lastra di ghiaccio. Magari è anche fredda perché le temperature sono scese, anche se si sta bene, si sta bene, maglietta, maniche corte, ma guardate qua che mare ragazzi. Si vedono anche tutti i ricci di mare e un sacco di pesciolini che nuotano qui in riva al mare. Thought by now pain would be my friend. I know that discomfort was a means to an end, but I'm lying in one bed. No, I'm lost, but I'm living. No, I'm lost. Allora ci stiamo facendo via 2 passi qui nel centro di Nikiti Beach, del paesino. Beach anche. Sì, c'è la spiaggia e qui siamo arrivati nel luogo dove abbiamo rovinato la festa. Il tramonto, dove qui presente Fede ha rovinato il tramonto ai due innamorati. Che ne sapevo io, mica possiamo sapere sempre tutto. Noi siamo comunque sul lungomare, abbiamo fatto la passeggiata perché noi abbiamo dormito più là nella baia. E questo è, diciamo, un po' il piccolo fulcro del porticciolo, perché è un porto piccolo ovviamente. Ora andiamo lì, c'è un supermercato, prendiamo 2 cosine, giusto 2 cosine che ci mancano al volo, e poi penso faremo il giro da quell'altra parte e torneremo da Charlie. Dancing with the shadows on the bedroom wall, silhouettes of memories that I can't recall. O chi si incontra per queste strade? Facile, con la bici. Certo. Arrivare fino a su non è proprio. Bella vita, eh? Non c'è una Bella vita, ma com'è piccolo il mondo. Soprattutto come è piccolo Nikiti. Esatto, della sera non c'è un tubo? C'è un mercato. Qui sotto, Sì, ora... il mercato comunale. Questo qua sotto. Quello lì sotto? Sì, quello grande. Sì. Sì, E ma... su di qua siete quasi arrivati alla Alla Old City. Town. Ma com'è? Carina, deserta completamente, ci sono queste casette tutte Fatto in legno, cioè il legno legno pietra. e pietra, tutto ciottolato per terra. Vai, facciamo subito una pausa caffè. Oh, ci siamo fermati a bere un caffè qui. Caffeino. E ci accolgono con una banda. Ah, siamo famosi. Esatto. Madonna che stonato. Noi abbiamo un posto in prima fila, Esatto. qui in tribuna centrale. Ascolta, senti questo. Ragazzi, Vabbè. benvenuti a Nikiti. Nikiti. Dai che andate su YouTube e diventate famosi.
Come vedete continua la nostra passeggiata e stiamo percorrendo questa stradina che attraversa queste case tipiche. Siamo praticamente nella parte della città vecchia, siamo saliti ancora e notiamo che più o meno le abitazioni intorno a questa strada centrale, che poi è tutta acciottolata, sono più o meno tutte fatte nello stesso modo, prevalentemente o bianche o comunque a faccia vista con le pietre, tutte con queste tettoie, con questi pali, persiane scure, insomma i colori variano, però più o meno lo stile è questo. Oggi era anche giornata di mercato, ma stanno già smontando tutto perché si sta avvicinando l'ora di pranzo. Te pareva? E quindi anche noi torniamo dal nostro mitico Charlie. Perché il bimbo qui se no piange che ha fame. Oggi pane e pomodoro come nelle migliori estati, perché oggi è veramente caldo. Io ho già iniziato, non lo dico a nessuno. Mangiamo e poi proseguiamo il nostro cammino. Addirittura c'hai il corpo di dire. Sai, questo qui veramente sai cosa servirebbe? Allora, come vedete stiamo facendo un po' di pulizie sul nostro Charlie, abbiamo sbattuto tutti i tappeti, aspirato tutto l'interno e ora Marta sta dando anche una pulita con il cencio. Noi lo chiamiamo cencio, non so come lo chiamate voi. Cencio è toscano. Da noi toscani straccio del pavimento. si chiama cencio, lo straccio del pavimento. Fatta anche la rima. Rendiamo Charlie un pochino più accogliente al suo interno, poi presto laveremo anche la parte esterna appena troviamo un autolavaggio, anche perché siamo prossimi ad attraversare un confine, quindi vogliamo presentarci bene alla dogana. Sa com'è. Dopo il pranzo estivo a Nikiti salutiamo il secondo dito della penisola calcidica, la seconda penisola che è Sitonia. Lì per lì volevamo fare un salto, come si dice, sul terzo dito, che è quello del Monte Athos, perché fino a un certo punto diciamo è visitabile, dopodiché c'è una sorta di muro, dopo quel muro diciamo è zona non accessibile perché ci sono dei monasteri, quindi il Monte Athos lo saltiamo e andiamo praticamente oltre la penisola calcidica sulla costa, faremo sempre un tratto di costa. Come avrete capito e come vi abbiamo più volte detto, ci stiamo avvicinando verso il confine turco, perché poi è lì che vogliamo arrivare. Ancora qualche giorno e poi arriveremo in frontiera. Ci sta da fare il lavaggio panni, perché a quanto abbiamo letto in Turchia le lavanderie self-service a gettoni non sono poi così comuni, non si trovano di frequente, quindi così partiamo almeno in pari, come si dice, senza panni sporchi. Saranno gli ultimi giorni e poi vedremo finalmente questa terra turca, siamo molto emozionati. Sì, non vediamo l'ora, perché comunque la Grecia è bellissima, ma ora quant'è che siamo in Grecia? 2 mesi e mezzo, 2 mesi e roba. mezzo, 2 mesi e mezzo, però l'idea era di andare ancora verso est e ci siamo arrivati. Attraversare un bel tratto montuoso, magari non sono montagne altissime, però comunque diciamo colline medie. Non saranno montagne altissime, ma sicuramente sono circondate da uliveti. Se siete in Grecia siete sicuri di questo.
uliveti da tutte le parti. Abbiamo letto che anche in questa zona della penisola calcidica l'olio è molto buono, è molto pregiato ed è consigliato l'acquisto. Ed ora riscendiamo. Che il tramonto stasera non si vede. No. Siamo arrivati a Stratoni, o almeno credo che si legga così. Un paesino piccolo che dà su questo golfo, sul mare. La città più vicina è da qui verso est, Kavala o Kavala. È Kavala. Secondo lui Kavala, perché siamo sempre con i nostri amici Marina e Maurizio dei Senza Cap, che loro si sono avviati perché noi ci siamo fermati al distributore e quindi ci siamo dati l'appuntamento, diciamo, qua. Ma qui c'hanno anche le tende, i camper, guarda quanta gente. No, ma questo è proprio un parcheggino molto frequentato. Siamo arrivati. C'è una piccola comunità di viaggiatori. Anche le piazzole? Addirittura doppia tenda, wow! Sì. Il mare è lì, Siamo piano. siamo in piano. Che siamo in campeggio? No, avete visto che sono tutti targati Bergamo? Tutti Bergamo come te, Hai tu sei visto? allineato. Siete di Bergamo, sono bulgari. Guardate che spiaggia che abbiamo trovato, che poi qui è sabbia, era da tanto che non si Sabbia. trovava la sabbia quella vera, perché solitamente vera. troviamo sempre questa ghiaietta. Qui c'è una sabbia rossastra, Sì, è vero. probabilmente dal momento che lì c'è un'impresa mineraria, ci sono un po' di miniere, Guardate là, magari che pontile il colore, gigante. sì sì, Sicuramente si attraccano le navi e lì caricano quello che estraggono. e il colore della sabbia probabilmente è un po' influenzato da questa miniera. Guardate che pace anche qui. Qui c'è un frangiflutti di sassi e il mare sembra essere trasparente come il resto del mare della Grecia, intendevo dire. Oggi è strana con questa luce. Sì, perché è peccato che si è chiuso tutto, ma probabilmente perché ci sono queste montagne alte qui dietro e fanno un po' da blocco per le perturbazioni. È solo qui. Solo qui. Beh, là è tutto aperto, sopra le montagne, solo qui. E mentre noi veniamo da là che è tutto più sereno. Strano, le abbiamo portate noi queste nuvoline? Sì. E qui accanto a noi ci sono diversi camper, Van, roulotte, van, c'è di roulotte, tutto. e soprattutto si sente un fritto nell'aria perché Sì, stanno a dai. friggere come se non ci fosse un domani. È una comunità di signori bulgari e ci hanno salutato, addirittura hanno detto buongiorno, ci hanno fatto ridere, anche perché sono le 5 di pomeriggio, insomma. sì. Però magari conoscono solo il buongiorno, sono stati carini e già scucinano tutta randa, come ha detto Fede, padelle, fritto, si vede, sono piazzati bene, ma sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 camper, insomma. Sì. Guardate le 4:30 e ci sono la bellezza di 17 gradi all'ombra. Wait for the wind, wait for the night.
Allora ragazzi, siamo ormai dentro il van, fuori è già tramontato il sole, è buio praticamente. Ci siamo accorti però che il nostro telefono che usiamo come router ha un segnale molto scarso, il segnale è molto debole, quindi in situazioni come queste come facciamo? In casi come questo utilizziamo la nostra antenna router che ci fa praticamente da estensione del segnale in entrata di internet. Spesso ci chiedete come facciamo con il segnale e come facciamo con le nostre connessioni internet. Come sapete noi abbiamo preso una SIM greca con la quale ci troviamo, devo dire, molto bene, della Vodafone, 20 euro giga illimitati, e usiamo questa SIM dentro il nostro telefono in modo da poterla usare ovunque noi andiamo. Però spesso, quando il segnale è debole, dobbiamo ricorrere a degli ausili per incrementare il segnale in entrata. Quindi ora tiriamo fuori dalla nostra scatola l'antenna, ci inseriamo dentro la SIM e vi facciamo vedere come funziona. Qui vedete abbiamo il router, ci inseriamo la sua antennina, poi prendiamo l'antenna vera e propria, la montiamo e qui sotto andremo ad inserire la SIM dati, in questo caso della Vodafone greca. Allora mettiamo la SIM nel suo adattatore e la inseriamo nell'alloggiamento. Questa qui che usiamo noi è un'antenna di Alpha Network, si chiama 4G Camp Pro 2 Plus e serve ad estendere il segnale in entrata del segnale 4G. Quindi adesso la prima cosa che andiamo a fare è di inserire i cablaggi, quindi mettiamo questo spinotto nell'antenna e l'altro spinotto USB lo inseriamo qui nel router. Abbiamo poi il cavo di alimentazione, in questo caso useremo il cavo a 12 volt, abbiamo volendo anche il cavetto a 220 a seconda di dove ci vogliamo attaccare. Noi abbiamo il nostro pannello di controllo e andremo a collegare la presa 12 volt. Allora al momento proviamo a posizionare l'antenna all'interno dell'abitacolo, comunque ci sono tutti i vetri quindi è come averla messa all'esterno, vediamo quanto prende, se può bastare, altrimenti la dobbiamo attaccare agli specchietti oppure sul tetto passando fuori dall'oblò. Sappiamo che l'installazione a regola d'arte non è questa, però ora è già buio tutto quanto, non abbiamo le fascette a portata di mano e quindi la proviamo in questo modo, ma ripeto, ha gli alloggiamenti per inserire le fascette o comunque per essere fissata a un tubo, quindi vi potete sbizzarrire sul vostro camper, sul vostro van. Ora facciamo proprio una prova al volo, vediamo se ci potenzia un attimino il segnale, perché se no stasera niente Premiere con voi. Purtroppo siamo arrivati un po' tardi e quindi lo dobbiamo fare al buio sto lavoro. Comunque vediamo un po'. Allora ora prendo il cavetto dell'alimentazione, lo vado a collegare qui e andiamo a configurare con il computer il segnale. Vado a collegare il cavetto e vediamo se ora funziona tutto. Vedete se è acceso il router, questo lo lasciamo posizionato qua sopra con l'antenna rivolta in questa maniera, così ci trasmette il segnale a tutti i nostri device, computer, cellulari, tablet. E ora vediamo se intanto gli sono rimaste in memoria le impostazioni che abbiamo messo le altre volte o se devo rifare tutto da capo. Ora provo a collegarmi con il telefono, vediamo se funziona. Vedete qui abbiamo le spie. Abbiamo la spia rossa dell'alimentazione e la spia blu del segnale. Sta cercando il segnale, vediamo se si connette. Sul telefono mi appare il 4G Camp Pro 2, quindi mi collego, vediamo se mi fa accedere a internet. Sembriamo connessi, ora andiamo a vedere se YouTube gira. Andiamo a navigare il nostro sito. Vedete? Il video gira, funziona. Che duro lavoro che hanno fatto questi tickets. Abbiamo messo il video della nostra camperizzazione per allestire il mitico Charlie. Guardateli ragazzi, i video iniziali sono veramente una faticaccia abbiamo fatto, mamma mia. Niente, considerate che prima con la SIM nel telefono non si riusciva nemmeno ad aprire una pagina di ricerca su Google. Ora invece con l'antenna il segnale è decisamente migliorato. Sì, sì.
Considerate che stavamo guardando delle mail prima e faceva fatica ad aprire anche la semplice mail. Esatto, ora invece sembra viaggiare tutto molto egregiamente. Abbiamo fatto l'accesso anche sul computer, facciamo uno speed test giusto per capire come viaggia. Andiamo su Go e vediamo che valore ci dà. Sta facendo il download, 15, 16, 17, ping 42 e ora fa l'upload, 8 e 9, 9, comunque sta viaggiando, mentre prima era completamente fermo. Vi faccio vedere un attimo anche il portale di configurazione dell'antenna, dove ci dice che stiamo usando una SIM Vodafone GR, quindi della Grecia. Questo è il segnale in ingresso dell'antenna stessa. Qui ci dice che siamo connessi, quindi siamo connessi alla rete e quindi possiamo navigare tranquillamente. Scorrendo un po' la pagina vediamo tutti i vari parametri, tra cui anche il segnale in decibel del guadagno che ha l'antenna stessa. Vedete sul verde fisso quasi a fondo scala, segno che l'antenna sta lavorando in maniera molto egregia e potente. Quindi diciamo che siamo riusciti a risolvere questo problema. Quindi stasera possiamo da un lato caricare i nostri nuovi video e dall'altro partecipare a seguire la premiere. Perché altrimenti quando... È importante, ragazzi, perché certo, quando chi viaggia, chi ha il van, il camper, quando arrivi in un posto bello, idilliaco, come dico sempre io, di solito la bellezza del posto è inversamente proporzionale alla connessione internet. Non si sa come mai, il posto è fantastico, trovate il vento giusto, la luce per i pannelli solari, il sole, tutto quanto, andate lì a fare la prova col cellulare, connessione bassissima, ridotta o addirittura a volte assente. È vero, è vero. E allora vi mangiate i gomiti, no? Le mani, almeno chi ha necessità comunque di averla per rimanere connesso con le famiglie a casa. Comunque oggigiorno sapete gira tutto su WhatsApp, su connessione la maggior parte. E per chi come noi ha necessità di caricare tanti dati, tanti giga, è importante avere sempre la massima connettività. Quindi super consigliata l'antenna e ora siamo riusciti a fare la prova del 9, come diciamo. Sì, infatti qui non abbiamo ripreso prima, ma il segnale era veramente zero, non c'era verso di connettersi. Abbiamo fatto fatica, come vi dicevo, ad aprire delle mail, ci sono arrivate delle mail sul telefono, non l'apriva, abbiamo acceso il portatile per vedere magari la situazione potesse migliorare, ma anche il portatile poi si connetteva con il telefono. Ovviamente un telefono così, anche se fosse un telefono di ultima generazione, comunque ha sempre un'antenna ridotta, diciamo così. Sì. Un'antenna nata come proprio antenna che ha quella potenza lì è ben diversa, insomma, quindi capta il segnale in maniera ben diversa. Questo insomma è inutile dirlo, però ecco, ci tengo a precisarlo perché ovviamente quando siamo in giro per un discorso di portatilità, certo, utilizziamo un telefono dedicato che usiamo in hotspot per mandare il segnale a tutti i nostri cellulari e anche al computer. Esatto. E quando siamo in queste situazioni switchiamo la SIM nell'antenna. Quindi se siete alla ricerca di un'antenna che possa aumentare la potenza d'ingresso del segnale per il vostro camper, questa è un'antenna che fa il caso vostro e che trovate nel nostro negozio Amazon. Metteremo i link, guardate nel negozio Amazon e troverete tutte le specifiche tecniche. Ora non vi stiamo a dire tutte le specifiche tecniche, anche perché bisognerebbe essere degli informatici, insomma, del settore. E già che ci siamo, vi ricordo anche che nel nostro negozio Amazon trovate gran parte dei prodotti che utilizziamo a bordo di Charlie. Esatto, non tutti perché qualcuno non siamo riusciti a trovarlo nel mondo Amazon. Sì, alcune cose le abbiamo comprate per terze vie. Quindi chiedete eventualmente, però se entrate nel nostro e-shop Amazon, la maggior parte dei prodotti che vedete con noi, insomma, sono lì. Sì, e poi rispondiamo anche a delle domande che a volte ci vengono poste, del tipo: come possiamo aiutarvi a sostenere il vostro viaggio? Semplicemente facendo i vostri acquisti su Amazon tramite il nostro link. Anche se doveste comprare delle
degli Ferro da accessori, stiro. un ferro da stiro, qualunque cosa che noi non abbiamo nel negozio, perché basta entrare attraverso il nostro link, poi andate a esplorare il sito per cercare i prodotti che più vi interessano, facendo gli acquisti senza variazioni di prezzo. Per voi non cambia nulla, a noi viene riconosciuta una piccola percentuale sul vostro acquisto e ci aiutate in questo modo a proseguire il nostro viaggio. Piccolo acquisto oggi, piccolo acquisto domani, magari noi riusciamo a fare un pieno per il nostro amichetto Charlie, insomma, quindi grazie fin da adesso, insomma. Quindi anche se vi serve un libro o qualsiasi cosa e voi reputate una sciocchezza, magari entrate veramente dal link, che per noi è utile e importante, insomma. Bene, io direi che a questo punto è giunto il momento di caricare i video, visto che il segnale ce l'abbiamo bello forte, lo sfruttiamo. Al lavoro! Eccoci ritornati ragazzi, ci vedete di nuovo in marcia. Allora, è appena passata l'ora di pranzo e stamani mattina è stata una mattinata in quel posto dove abbiamo dormito molto tranquilla. Abbiamo fatto 2 passi sulla spiaggia per sgranchirci un attimo. Non è stato assolutamente freddo, ma semplicemente un po' umido. Le temperature sono buone, si aggirano intorno ai 15, 16, 17 gradi. E quindi dicevo, abbiamo lavorato un po' al computer stamani mattina, fatto un po' le pulizie di Charlie, sistemato il tutto, anche perché, come vi abbiamo detto, siamo prossimi al passaggio di confine e quindi insomma c'era da sistemare una serie di cose, un po' di pulizie, come avevo detto, dentro Charlie, perché sono doverose anche senza passaggio di frontiera. E dobbiamo un po' pulire il frigo, svuotarlo, insomma ci stiamo organizzando. Fede ha portato avanti un po' il lavoro dei video e niente, ora appunto abbiamo fatto un pranzo veloce alla maniera svuota frigo e ci stiamo spostando per fare una piccola spesa per organizzarci per domani sera, per domani in giornata più che altro, perché sembra essere l'ultimo giorno che staremo in Grecia e quindi l'ultima spesa, le ultime cosettine che ci mancano da comprare e che poi magari porteremo anche, presumibilmente, anche in Turchia. A questo punto sì. Domani l'altro affronteremo il gran confine. Sì, ormai diciamo che siamo agli sgoccioli. Siamo agli sgoccioli, quindi questa Grecia per ora insomma ci ha accolto benissimo, però la nostra idea era di andare sempre verso est, arrivare in Turchia. Poi magari faremo un bilancio di questi certo, magari Grecia. Esatto. E quindi niente, insomma, ecco, per ora super contenti di aver scelto come prima meta la Grecia. Speriamo che la stessa felicità la ritroveremo in Turchia, ma chi sentiamo racconti di viaggiatori come noi sono tutti entusiasti, quindi le aspettative diciamo che sono molto elevate. Esatto. Abbiamo voglia di vedere sia esplorare una nazione nuova, ma non solo dal punto di vista geografico, ma anche dal punto di vista della cultura, esatto, della religione, delle usanze, insomma c'è un bel cambio sostanziale. Sì, anche se sono praticamente adiacenti la Grecia con la Turchia, però insomma in tante cose si entra proprio in un mondo completamente diverso. D'altra parte dopo la prima parte di Turchia europea poi si entra proprio in un mondo che è veramente Asia. Si cambia praticamente continente. Sì, Asia, esatto. Tra le cose che ci sono da preparare, diciamo così, per affrontare uno stato extraeuropeo, c'è anche quella dell'assicurazione sanitaria. In molti di voi ci avete chiesto come facciamo e che cosa usiamo. Allora, noi ci troviamo bene, usiamo EiMondo. Trovate sotto a ogni nostro video il link per andarvi a informare. È semplice, veramente ragazzi, è semplice, è in italiano, quindi troverete tutte le informazioni. Noi ci è piaciuta, abbiamo avuto anche e ascoltato altre testimonianze di amici viaggiatori che si sono trovati altrettanto bene e ce l'hanno consigliata, e quindi noi ci piace farlo con voi. Se vi interessa e dovete partire anche con un aereo, loro coprono anche il discorso bagaglio, la copertura assicurativa per il bagaglio, quindi
dategli un'occhiata perché diciamo ha una copertura un po' a 360 gradi. Poi ne parleremo in maniera più approfondita. Ora è il primo passo, l'abbiamo attivata. Sì, perché vanno attivati almeno 3 giorni prima. Almeno 3 giorni prima, diciamo, è la clausola che permette di avere copertura dal momento in cui entrate nel nuovo paese. Quindi noi in questi giorni l'abbiamo attivata semplicemente al computer con 2 clic, molto veloce. C'è un'app da scaricare che porterete sempre con il vostro telefono con voi, qualsiasi cosa succeda. La cosa bella è che potete schiacciare un tasto all'interno di questa app e sarete connessi 24 ore su 24 con personale parlante italiano e potreste spiegare le vostre problematiche. Quindi insomma già quando uno ha un problema di salute è già in crisi, questo è chiaro. Lì magari troverete una voce amica insomma, che vi dirà come comportarvi e cosa fare, e questo direi che è determinante. Oltretutto importante anche avere un piccolo sconto che noi entrando con il nostro link mettiamo sempre sotto. Se vi interessa accendere questa polizza, praticamente entrando con il nostro link avrete diritto a questa percentuale di sconto. Quindi Turchia, arriviamo belli protetti e assicurati. Meraviglioso tramonto che sta inseguendo Charlie. Lo vediamo dai vetri posteriori, che meraviglia. Si è aperto il cielo, era abbastanza grigio, ma ora si è un po' aperto e si sta vedendo il tramonto, però noi stiamo andando verso est e quindi, direzione alba, e quindi il tramonto è da tutt'altra parte.